Bentornati raga, qui Gonzo Just Gaming. Oggi vediamo come affrontare le ondate alla stazione di polizia con diversi approcci che dovrebbero aiutare tutti i livelli. Ovviamente se ti trovi qui hai già ripulito il resto della stazione e vuoi iniziare a farmare tessere in quantità per iniziare a lavorare sulle modifiche delle tue armi da fuoco. Le prime 5 ondate sono molto semplici, puoi affrontarle semplicemente con un'arma da taglio. Io ti consiglio un macete, una katana, un tubo modificato in modo da tenere i danni alti e consumare meno cure. Dalla quinta alla decima ondata invece i gruppi di zombie si fanno un poco più corposi, fanno un po' più danni, per cui qui ti consiglio o di alternare una Glock alla tua arma da taglio oppure di usare semplicemente Glock ed M16, ovviamente dopo aver messo su l'armatura tattica. L'approccio qui è abbastanza semplice, fondamentalmente devi correre in cerchio nel cortile cercando di tenere il più possibile le distanze. In questo caso l'M16 ci aiuterà molto grazie alla sua ampia portata, e impallinare tutti gli zombie che capitano a tiro. Dopo aver ucciso quelli corazzati e quelli più veloci, allora puoi passare tranquillamente alla Glock e finirli anche con qualche colpo di arma da taglio. Ora, ci troviamo alla decima ondata e devi fare una piccola scelta, perché in realtà il metodo migliore per fare le ondate è usare gli esplosivi. Tuttavia, se sei qui per la missione dei razziatori, puoi tranquillamente continuare fino alla 20ª ondata, utilizzando l'approccio con le armi da fuoco che abbiamo appena visto. Ovviamente la skill di autocura, di sprint o di capriola ci aiuteranno sicuramente, e senza esplosivi non dovresti usare più di 2-3 corazze tattiche, 3-4 Glock ed M16, un macete e circa 40-60 bende che, attenzione, sono più del necessario, però secondo me il vero sopravvissuto deve essere sempre pronto qualora le cose dovessero mettersi male. Le cose invece cambiano se ad esempio hai la skill di scassinatore. Se hai visto quella breve guida che dovrebbe apparire qui sopra, dovresti avere già almeno un livello di questa abilità e quindi hai conservato qualche granata. Per usare la bomba avvicinati al terminale per avviare l'ondata e fai un passo verso il cancello in modo da aggiustare la tua mira. Appena gli zombie appaiono nella minimappa, premi una sola volta sulla granata che è equipaggiata sulla tua seconda tasca. Muoviti su di essa e stai fermo per 2 secondi. Dopodiché scappa subito via, in modo che gli zombie saranno investiti dall'esplosione, complice il fatto che quando attaccano restano fermi, senza che tu ti becchi neanche un danno. Ovviamente ti consiglio sperimentare perché all'inizio potresti farti male da solo, però se tieni sempre la vita al massimo dovresti comunque non rischiare la vita. L'altro esplosivo per antonomasia sono le mine, però queste sono abbastanza rare, solitamente le becchiamo come ricompense di stagione o di eventi temporanei. Il discorso qui è ancora più semplice perché ti basterà piazzarne una sul percorso degli zombie e poi finire i rimanenti con le armi da fuoco. Il discorso invece cambia se vuoi usare il Milkor, cioè il lanciagranate. Ricordiamo, questo lo possiamo farmare grazie ai floppy che possiamo ottenere dallo specialista nella lobby del bunker alfa o sempre tramite premi di stagione, in particolare in quantità dai premium pass. Quest'arma però è un poco più complicata perché la maggior parte dei sopravvissuti che conosco finisce sempre per spararsi addosso e finire vittima dell'esplosione. Come facciamo con le granate? Attiviamo l'ondata, facciamo un passetto verso il cancello in direzione degli zombie e non appena di nuovo li vediamo nella minimappa dobbiamo sparare una volta. In questo modo il lanciagranate non aggancerà nessuno degli zombie, questi ultimi però, se fatto tutto bene, si troveranno comunque al centro dell'esplosione e potrai finirli tranquillamente a colpi di M16 o Glock. Questa è la soluzione più efficiente, soprattutto se vuoi pushare per le 99 ondate perché più o meno useremo un esplosivo per ondata. Per cui, iniziando dalla decima, avrai bisogno di circa 90 granate o 90 colpi di lanciagranate o altrettante mine o un mix di esse. Non spaventarti però, possono sembrare tante, ma in realtà se non volessimo usare assolutamente nessun'arma da fuoco, dovremmo invece sostituirle ad un numero improponibile di armi da fuoco, che brucierebbero tutte le riserve che abbiamo staccato nel bunker alfa ad esempio, e che ci serviranno in zone più avanzate di gioco.
Abbiamo già visto nel video su come pulire il resto della stazione di polizia. Questo ci aiuterà a fare tanti badge, abbiamo visto che ci aiuterà a fare tante modifiche e abbiamo spiegato come e cosa. E abbiamo spiegato che tipo di loot ci aspetta dalle casse verdi, blu e viola. Con un po' di fortuna riuscirai ad assemblare delle fantastiche modifiche che ti aiuteranno a trovare sempre nuovi approcci in base al tuo stile di gameplay, in base alle tue riserve di armi e quant'altro. Se hai bisogno di aiuto ci vediamo nei Discord in descrizione oppure puoi lasciare semplicemente un commento, iscriviti, attiva le notifiche così non ti perderai neanche un video a tema Last Day on Earth e non. Qui Gonzo Just Gaming, buona caccia!